Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video partirò per un brevissimo viaggio all'estero in solitaria. La destinazione la scoprirete solo nel prossimo video perché in questo video qui parleremo di viaggi in solitaria, quali sono i pro e i contro secondo me. In realtà l'idea di questo viaggio era partire in solitaria e poi incontrare Ale a destinazione, però purtroppo lei ha avuto dei problemi personali e ha dovuto rinunciare, quindi partirò da solo. Ciao Ale! E questo è proprio il primo vantaggio di iniziare a viaggiare in solitaria, ovvero il non dover necessariamente dipendere dagli altri. Viaggiare in compagnia è bellissimo e ha i suoi vantaggi, ma ha anche i suoi limiti. Infatti la nostra partenza dipenderà anche dalla partenza del nostro compagno di viaggio. Se si viaggia sempre solo in compagnia, quando succede un imprevisto al nostro compagno di viaggio e quindi lui non può partire, dovremo rinunciare anche noi. Invece, se si viaggia da soli, si parte in ogni caso. Riguardo la destinazione vi dico solo che il mio volo durerà soltanto 50 minuti con partenza da Bari, quindi provate nei commenti ad indovinare qual è. Ah, non è Tirana. Ma torniamo al nostro discorso e adesso vi dico qual è un contro del viaggiare in solitaria. Sicuramente un contro può essere quello del sentirsi da soli. Sì, può succedere ed è normale. Le prime volte sarà un po' difficile gestire queste nuove emozioni e credo che chi è più sensibile potrebbe andare un po' in crisi. Ma vi assicuro che ci si abitua in fretta perché siamo fatti per adattarci. Ho beccato un incidente e ho fatto mezz'ora di ritardo. Andiamo a fare subito i controlli adesso. Oh là, avevo smesso di riprendere perché sono arrivato al gate giusto in tempo, quindi continuiamo il discorso dalla mia destinazione. Avete capito dove mi trovo? Vi dico anche che non ci ho messo 50 minuti ma solo 30 minuti, quindi dove sono? Tra i vantaggi di viaggiare in solitaria possiamo elencare il diventare più responsabili e al tempo stesso iniziare a fidarsi maggiormente del proprio istinto. Ci permette di allargare la nostra zona di comfort e conoscere i nostri limiti. E ancora il sentirci totalmente liberi e capire realmente cosa ci piace senza l'influenza di altre persone. Ma adesso veniamo un po' ai contro, sì, perché non è tutto rose e fiori. Uno di questi può essere sicuramente il rischio di spendere di più, proprio perché non abbiamo una persona con cui condividere alcune spese tipo i noleggi, gli alloggi o il taxi banalmente, anche se io personalmente mi ritengo abbastanza bravo a gestire le spese anche quando sono da solo. Wow! Prima di andare in ostello mi sto facendo un giro nel porto di questa splendida località, proprio bello, però non vi spoilerò nulla. Iscrivetevi e guardate il prossimo video. Mangiare nei ristoranti da soli può essere un'esperienza difficile per alcune persone, io ormai non ci faccio più caso, mi sono abituato e non è più un problema, ma sicuramente questo può essere un freno per molte persone. In alcuni casi invece ci si potrebbe annoiare o addirittura potrebbe venire un po' di malinconia, però io queste le ritengo una cosa positiva perché ci permettono di crescere. In conclusione, viaggiare da soli può essere una vera scoperta, ma al tempo stesso può essere un'esperienza non semplice per tutti. Io credo che sia un'esperienza molto soggettiva, ma l'unico modo per capire se va per noi è provarci e comunque vada sarà una vittoria, perché riusciremo ad ottenere quelle risposte che altrimenti non avremmo mai. Quindi fatelo, prenotate quel viaggio che sognate, che volete fare da tempo. Fatelo adesso, senza aspettare nessuno e non ve ne pentirete. Io finalmente sono quasi arrivato al mio ostello, quindi vi invito a spostare la conversazione nella sezione commenti di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre paure, i vostri dubbi e vi chiedo anche di lasciare un like per sostenere il canale, di iscrivervi per rimanere in contatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi, ciao!